Buon pomeriggio Pulcinelle, siamo arrivati in questo villaggio rinomato e riconosciuto come tra i villaggi più belli della Cina. Siamo a Fengguang, in cinese La Fenice. Si narra che appunto la Fenice abbia fatto nascere questa cittadina. Essendo già pomeriggio ne approfittiamo perché di sera questo villaggio dà meglio di sé. Ed ecco l'anteprimo di questo splendido paesino. E qui su abbiamo anche il treno panoramico che ci è sembrato essere levitazione magnetica, pensate. E da oggi che ho una voglia di pannocchia e abbiamo trovato il posto giusto al momento giusto. Ok, la nostra pannocchia super ultra bollente da 60 centesimi è pronta per essere mangiata. Questo mi fa veramente ritornare bambino e lo mangiavo sempre. Ah, quanto vorrei essere quel bambino adesso. Qui a Fengguang fa leggermente più fresco, però comunque anche a quest'ora sono le 7, quasi le 7, si sente il caldo, quindi un bel bagnetto ci starebbe, vero bimbo? Qui è presente la minoranza etnica dei Miao, una tribù antica cinese, e questi sono gli abiti tradizionali. I turisti vengono qui, noleggiano l'abito e si fanno le foto sul fiume. Agli asiatici, ma in particolar modo soprattutto ai cinesi, piace vestirsi e farsi le foto. Anche l'anno scorso in Giappone, nel quartiere delle geisha, la maggior parte erano cinesi. Dai che manca poco che le lucine si stanno accendendo! Ma quanta gente è qui che aspetta, non mi fregano più, l'ho capito anch'io il giochino. E io che pensavo di essere nella parte più bella del paese, e la gente invece è tutta dall'altra parte del ponte. Con la vera star di Fengguang, il ponte di Fengguang. E c'è anche una pagoda già illuminata lì sopra. Secondo le previsioni dovrebbero accendere tutto alle 7:30, quindi tra un quarto d'ora. Ora che noto ci sono anche un sacco di fenici scolpite sui tetti. Eccoci! Buon anno a tutti! Ecco un'altra cosa virale che mi mancava. La sentite questa musica? Non è una discoteca! È lodevole da parte loro, io non lo farei mai con questo caldo. Più in alto c'è anche la sala reggaeton. Guardate che ritmo! Dance, dance, dance! Un gattino. Gattino. Qui si passa dal bordello insistente al nulla cosmico con una facilità disarmante. E che siamo alla scoteca qua. Ma da questa parte merita tantissimo, ci sono anche le luci. Pensate che oggi pomeriggio quando siamo venuti non c'era nessuno. Prima e dopo. Un po' della cara vecchia Corea anche qui in Cina. Chi si aggiunge alla notte karaoke? È vuoto, non c'è nessuno. Tanto c'è Magalli che canta. Questa fontana è particolare, da vicino si nota meno che da lontano, però poi è proiettato un video, un qualcosa sopra, è veramente carino questo effetto. Tanto la barca passa.
Magari può sembrare un po' pacchiano dalle foto e dai video, però dal vivo direi che rendono i LED. Stiamo facendo un po' di confusione con i nomi dei ponti. Vi lascio questa cartina identificativa, è scritta in cinese però. Cioè questo paese sembra non finire mai. Noi adesso siamo sopra una sorta di diga e lì in fondo c'è un mulino che spara LED a non finire. Voi state pensando che quel ponte è irraggiungibile, invece no, ci sono tutte le pietruzze impavidi e venturosi, stanno attraversando il fiume. Poi di là c'è il mulino con le lanterne romantiche. Salutiamo Feng Guang con questa bella cartolina. Ciao ciao! Un giorno scopriremo come si dice cin cin in cinese. Yeah. Welcome to Thailand. Welcome! Kanpai! E fu così che se ne andarono i nostri zaini con i nostri passaporti. Altro treno, altra corsa. Abbiamo lasciato alle spalle la cittadina di Feng Guang e abbiamo appena raggiunto Furong, poco più a nord. Siamo stati fortunati questa volta perché dal nostro hotel ci hanno offerto anche un servizio taxi dalla stazione dei treni, che è un po' più lontano dal paese vero e proprio, e anche il transfer dei nostri bagagli. A differenza di Feng Guang, qui è richiesto un ingresso di circa 12 euro. Abbiamo l'alloggio proprio nella zona a pagamento. Mi ero dimenticato di aver prenotato un igloo. Siamo proprio sopra la cascata che andremo a visitare a breve. Ma dove siamo finiti? E pensate che come ieri il bello arriverà la sera. Wow! Qui arriviamo solo a 4A, ma cosa avranno fatto di male? Questo posto purtroppo non l'abbiamo scoperto noi, ci sono già un sacco di occidentali, probabilmente il posto con più occidentali di tutto il viaggio qui in Cina. È tutto costruito ad hoc qui, ci sono tantissimi negozietti con la terrazza per vedere tutta la cascata per intero, tutto il paese per intero. E tanto ancora da costruire, stanno costruendo ancora. Però c'è da dire che potenzialmente potresti anche non andare fuori a mangiare perché con tutti gli assaggini puoi saziarti in poco tempo. Come per il nostro alloggio, anche per andare a visitare le cascate è necessario il biglietto. Come dicevo prima, intorno ai 12 euro e vale 3 giorni. Bello, di nuovo dietro una cascata. Era solo qualche mese fa in Islanda. Attenzione, potrebbe essere che in queste attrazioni ci si bagni. Impavido guerriero, ce la farà! Che dite, varrà anche qui la regola delle 7:30? Intanto c'è ancora la luce del giorno. Ecco dove era nascosto il ponte, era proprio dietro le nostre nuche.
Oltre alle lucine super carine, in giro per il paese sono anche organizzati degli spettacoli. Noi abbiamo la cartina, abbiamo anche gli orari degli spettacoli, ma non sappiamo effettivamente dove saranno. Il quando, sì, il dove, no. Attenzione, colpo di scena, guardate che anfiteatro, possiamo chiamarlo così? Mi sa che ci sarà proprio uno spettacolino a breve qui. Abbiamo trovato anche un posto in prima fila. 更比年好，来点掌声，好不好？张老师都说免费书写了，那我们不能商业化，所以我们领导说就将张群艺老师现场带来的这幅大作。 La vita insegna che puoi organizzarti in qualsiasi modo al meglio, ma ci sarà sempre qualcuno con un bastone più lungo del tuo. Three sides silk Russian maidens performers will be staged as 8 feet. Ah, questo è uno di quei posti in cui vendono i bastoni artigianali, da passeggio e non solo. C'è nascosto qui dentro. Amori! Non siamo ancora ispirati dal cibo per la cena, però i scorci qui sono infiniti. Forse ci siamo trovati nel posto giusto nel momento giusto. Davanti a noi dovrebbe iniziare un altro spettacolo. Ci siamo, è iniziato! Abbiamo deciso di iniziare, forse anche già finire la cena con un frullato o una limonata, non abbiamo ben capito, però proviamo con i frutti esotici qui locali. È più un tè che un frullato e devo dire che ci stava dopo questa serata super umida che ci sta lentamente cuocendo. Ciao, ciao bambina. Ci fermano per salutarle. Ciao ciao. Secondo voi come sarà la cascata adesso con tutte le luci accese? Here we go again! Abbiamo già raggiunto la stazione dei treni per la prossima ed ultima destinazione della nostra avventura. Spero vi sia piaciuta la visita a questi paesi millenari cinesi e vi aspetto al prossimo video. Lasciate un bel like e prossimo video super ultra chicca. Vi porto a Pandora. Noi siamo nella città di Zhangjiajie. Ma cosa ci fanno queste volpine all'ingresso? Pulcinelle, siete pronte per 999 scalini? Il paradiso è giusto dall'altra parte. No, c'è un'altra scala mobile. Ma non sarà un po' troppo sottile quel ponte?